Buongiorno amici, oggi vedremo una delle tasche in assoluto più diffuse nell'alta sartoria, soprattutto maschile, ovvero la tasca in cucitura. È una tasca apparentemente molto semplice, ma ha le sue insidie. Iniziamo a vederla immediatamente. Quali sono le misure? La tasca in cucitura è quella che si apre nella cucitura del fianco, quindi noi nella cucitura del fianco avremo un'apertura in cui infileremo la mano nella nostra tasca. Questi sono i punti lenti, abbiamo detto, e la distanza dell'inizio della tasca dai punti lenti è di 4,5-5. La apertura della tasca sarà i soliti 17-16 da uomo, 15 da donna, quindi, però fermo rimanendo i 4 centimetri e mezzo 5 dai punti lenti della vita. Di cos'altro abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di una mostra e di una contromostra che saranno modellati sul fianco. Adesso, se noi avremo un pantalone da donna in cui qui anziché il taglionetto presenterà i punti lenti, noi andremo a tagliare delle mostre e contromostre sulla linea del rimesso del, del nostro pantalone da donna e poi faremo i punti lenti sui punti lenti, cioè replicheremo la linea del fianco dei punti lenti sulla nostra mostra e sulla nostra contromostra, mentre da uomo andremo a modellarli direttamente sul fianco. Che misure avrà? Intanto, per quanto riguarda l'altezza, avrà la misura della tasca più i soliti 2 centimetri e mezzo e 2 centimetri e mezzo rispettivamente da un capo all'altro dell'apertura della tasca. Quindi adesso io avrò il fianco, quindi replicherò la misura, la linea del fianco, poi segnerò l'apertura della tasca e rispetto a questi due segni andrò a segnare quei 2 centimetri e mezzo da un lato e 2 centimetri e mezzo l'altro, ok? Dopodiché avrò una profondità per la contromostra di circa 9 centimetri 10, eccoli qua 9, mentre per la mostra avrò 10-12. Come la segnerò? Sempre curva sul fondo, come abbiamo visto per le tasche a filetto. Ok? E questa è la nostra contromostra. La taglieremo e realizzeremo nello stesso modo la nostra mostra. Ripeto, per quanto riguarda i pantaloni da donna, qui non ci sarà il profilo netto, ma ci saranno i punti lenti più il rimesso equivalente a quello del nostro pantalone. Allora, noi avremo adesso la nostra contromostra e la nostra mostra con il rovescio debitamente segnato. Allora, la bussola avrà le stesse misure di quelle dell'altra volta, ovvero 36 di altezza per 42-44 di larghezza. Questa è fuori misura per non sprecare materiale. Come faremo? È semplicissimo. Questo è il nostro dritto del pantalone, ok? Lo manteniamo sopra. Sotto mettiamo la nostra tasca aperta in questo modo. Questa è la parte centrale della piega, aperta sul tavolo e il nostro pantalone dovrà essere posizionato sopra, sempre con quel centimetro e mezzo di mussola che supera la linea dei punti lenti della vita. La metteremo a filo come l'altra volta più o meno rispetto al bordo, quindi sopra e mussola saranno a filo e prenderemo la nostra contromostra, cioè quella più stretta, e la posizioneremo facendo coincidere i bordi che noi abbiamo segnato all'inizio. Così, ok? La spilleremo in modo che non si sposti. Come vedete, con il rovescio della contromostra verso di noi. Quindi bussola aperta con la parte interna della tasca sul tavolo.
pantalone con il dritto verso di noi, contromostra dritto su dritto, quindi rovescio verso di noi e spillo. Ok? Ora andremo ad imbastire la nostra tasca. Bene, adesso noi andremo ad imbastire questi tre strati sovrapposti, mantenendo una distanza di circa 0,5-0,6 di circa 0,6 mm dal taglio netto del pantalone da uomo. Nel caso del pantalone da donna, noi andremo ad imbastire sui puntilenti. Avremo un pantalone con un rimesso, una contromostra con un rimesso e avremo fatto coincidere i puntilenti della contromostra sui puntilenti del pantalone e andremo ad imbastire proprio sui puntilenti del pantalone. Finita la nostra imbastitura, andremo a cucire a 0,7 dal bordo nel caso del pantalone da uomo tagliato netto, perché 0,7 sarà la profondità di cucitura rispetto al bordo su tutto il fianco. Mentre per quanto riguarda i pantaloni da donna andremo a cucire sulla linea dei puntilenti. A differenza delle tasche a filetto, noi non faremo i nodini all'inizio e alla fine della cucitura, ma questa cucitura che partirà da un segno e finirà sull'altro della nostra ampiezza tasca, noi faremo il punto indietro a iniziare e il punto indietro a terminare. Bene, tolgo l'imbastitura. Bene, ora fate attenzione, dobbiamo tagliare con le nostre forbici proprio a ridosso dell'inizio e della fine della nostra cucitura. Taglierò fino ad arrivare ad 1 millimetro, quindi se avrò uno o anche due, quindi se avrò cucito a 0,7 andrò a tagliare arrivando a 2 o massimo 1 millimetro da quei 0,7, quindi taglierò 0,5 e 0,6. Se invece avrò un pantalone da donna, io andrò a tagliare sul rimesso del nostro pantalone, della nostra contromostra, sempre arrivando in prossimità dei nostri puntilenti e della nostra cucitura che coincideranno, arrivando appunto a un millimetro, massimo 2 di distanza. Ok, fatto questo taglio andrò a prima di tutto pulire, vedete che sporge leggermente la mussola. Taglierò da taglio a taglio soltanto tutta la mussola che fuoriesce, in questo caso è un pezzettino piccolo. Se l'avete fatta sporgere un po' di più all'inizio, andrete in questo momento a rifilarla bene. Prima di stirare, devo specificare che il nostro taglio andrà ripulito della mussola, ma nel caso del pantalone da donna che avrà un rimesso molto più lungo qui, a quei 2 centimetri che in genere si lasciano dei puntilenti, andrà sempre da apertura a chiusura tasca rifilato a 0,5 massimo 0,7 anche i due rimessi, due lembi che avanzano dai puntilenti. Ok, quindi avremo una sagoma fatta così. Dopodiché andiamo ad aprire al nostro ferro così, esattamente come abbiamo fatto con la tasca a filetto. Qui in realtà la stiratura serve soltanto a una, come dire, a una semplificazione di lavoro dopo e a una finezza, perché noi adesso, come vedremo, andremo a richiudere la tasca in questo modo. Quindi questi due lembi torneranno a sovrapporsi, però che avrò fatto? Avrò appiattito bene la cucitura che se non l'avessi fatto avrebbe avuto una bombatura in estetica
che magari sarebbe rimasta a vista. Che faremo? La chiuderemo appunto come avete visto e andremo ad imbastire avendo cura di far sporgere il davanti del pantalone di un paio di millimetri. Andiamo a far sporgere il tessuto del davanti del pantalone di un paio di millimetri in modo che la cucitura non sia più sul bordo ma arretrata appunto di quei 2 millimetri e andremo ad imbastire in questo modo. La ragione è semplice: quando noi avremo terminato, sul davanti non si vedrà la cucitura, il segno della cucitura, si avrà una pulizia del disegno, una pulizia del taglio della tasca, ok? Vedete? Rimane arretrata la cucitura all'interno della tasca. Stireremo e andremo a fare il nostro bellissimo puntino a 0,5 mm. L'imbastitura e il puntino si fanno sul ginocchio. Andrò a far perdere il mio filo all'interno tra la contromostra e la mussola, uscirò fuori sul dritto del mio pantalone. Per quanto riguarda il puntino, c'è da dire che in realtà per questo tipo di lavoro va benissimo, come l'abbiamo visto nella lezione sull'impuntura. Ci sono occasioni come il revers della giacca o altre occasioni in cui il retro non dovrà essere con un trattino così evidente perché rischia di vedersi. Noi andremo a fare un'impuntura diversa, ve la spiego in questa occasione, anche se sulla tasca si fa nel modo classico come vi ho insegnato nella lezione dedicata all'impuntura. Come si fa sul revers? Si fa in questo modo: sì, anziché andare dritti con l'ago, no? E quindi fare un punto dietro dritto, si va con l'ago in maniera obliqua, in modo da uscire e rientrare immediatamente sul retro. Avrò il mio puntino e il mio puntino o comunque trattino molto piccolo. Quindi ripetiamo: anziché andare dritti con l'ago, si va in obliquo. Si esce sul retro e col dito dietro lo sentite e si torna immediatamente davanti. Avrò il puntino carino davanti, il puntino trattino diciamo, e un puntino trattino anche sul retro. Tosta la nostra imbastitura, l'esito finale è questo, ok? Sul retro l'ho fatta come per il revers, almeno in una parte. Avremo dei puntini forse leggermente più visibili, un po' più trattino, però sicuramente molto più gradevoli che non il punto lungo che risultava sul retro dell'impuntura secondo la lezione precedente. Questo è la prima parte della nostra lezione sulla tasca in cucitura. Siamo arrivati alla fine della lezione. Vi consiglio di iscrivervi e di attivare la campanella se volete imparare questa, altre tasche e altre tecniche che potrete applicare per i vostri meravigliosi capi di alta sartoria. La prossima settimana, ovvero sabato prossimo, vedremo la seconda ed ultima parte, così potrete realizzarla sul vostro primo pantalone di alta sartoria ed indossarla orgogliosamente. Arrivederci a sabato!